Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la moto di Valentino Rossi. Guardate che spettacolo questa moto, edizione De Agostini in scala 1:4. Adesso andiamo subito a vedere il contenuto del fascicolo. Sapete che io amo far vedere non soltanto le immagini, ma dare possibilità a chi ovviamente non ha fatto la collezione di poter leggere anche i contenuti. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e servizi che si ripete ad ogni collezione. Mentre vi faccio leggere e guardare queste splendide immagini, ringrazio tutti voi miei iscritti che siete la vita del mio canale. Grazie ragazzi con tutto il mio cuore. E alle persone che mi guardano ma hanno poca memoria come me e si dimenticano di iscriversi al canale, sempre che ne abbiano piacere, li esorto a iscriversi, attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla mia playlist dove potrete trovare altri video. Il canale di Michele, come vi sarete accorti se mi seguite da un po' o vi accorgerete se deciderete di iscrivervi e seguirmi, è un canale che non si limita assolutamente al solo montaggio, ma cerca di aiutare le persone più in difficoltà nel montaggio del modellino, garantendo un ottimo risultato. Ecco perché necessariamente ogni mio video dura di più di qualsiasi altro video tutorial fatto da altre persone. Ecco quello che riceviamo e qui vi farò vedere il peso di questa forcella. Questo lo riceviamo nell'uscita numero 5. Ringrazio Diego e lo saluto, ciao Diego, che mi ha commissionato il montaggio di questo modellino. Se qualcuno di voi ha piacere di farsi montare un modellino da Michele, mi contatti in privato. Grazie. E poi in ultimo volevo ringraziarvi perché vi chiesi di aiutarmi con tutto il cuore non saltando gli annunci quando ad ogni video compare la pubblicità e poi dopo pochi secondi avete l'opportunità di saltare l'annuncio, e molti di voi mi hanno aiutato ascoltandomi e hanno fatto andare la pubblicità lenta come deve andare. Io vi ringrazio, lo so che dà fastidio, uno guarda un tutorial e non vede l'ora di guardare il tutorial, però ragazzi i tutorial si guardano se quelle persone riescono a vivere di questo, diversamente i canali chiudono. Io ho troppa passione, ma non basta quella per poter pensare di chiudere il canale. Ecco perché mi sono permesso in tutta sincerità di rivolgermi a voi, non chiedendovi soldi, anche se ci sono due possibilità di poter aiutare il canale a crescere, ma adesso non ne voglio parlare. Io sono già ben contento se voi quando vedrete la pubblicità non la salterete. Il modello è conosciutissimo ormai a tutti gli appassionati come l'M1, ma in realtà il modello è la Yamaha YZR M1. Che dopo 12 anni di attesa da parte della casa giapponese, con Valentino Rossi, hanno vinto i titoli mondiali. Ecco qua. Io molto onestamente non sono un gran conoscitore di tutta, diciamo tra virgolette, la vita sportiva di Valentino Rossi. Non posso che
apprezzarlo come persona e come pilota, perché, parliamoci chiaro, è un fenomeno, non è solo bravo, sono quelle persone che quando andavi a scuola tu ti impegnavi, studiavi, leggevi e quello guardava la lezione senza neanche studiare e poi prendeva 10. Ecco, Valentino Rossi è un fenomeno, è una persona sicuramente meravigliosa come pilota, pacato, ha un equilibrio pazzesco, perché poi, ecco, io non posso dire più di tanto, però è ovvio che secondo me una persona ti accorgi quando è sotto pressione, poi se del suo valore, perché quando tutti stiamo bene ci vuole poco. Ecco, quando le persone sono sotto pressione riescono comunque a dare il meglio di sé senza strafare, perché conoscono i propri limiti, come è lui. Ecco, questa è una persona che io ammiro. Bene, volevo soltanto farvi vedere che nell'uscita numero 6 riceveremo la staffa pinza freni relativi dadi, eccola qui, copertura staffa pinza freno, questa, cilindro, questo, e set di chiavi, no, chiave a brugola e il set di viti. Bene, adesso guardate, e vi dirò di più, guardate questa foto, perché io, guardandola nei modellini che sono in rete, non mi piaceva tanto, perché io ho una moto vera che ha le Olis davanti, ma non corrispondeva a questo oro, che invece di essere un oro ricco assomigliava a un oro ducale. Per capirci, questo è l'oro ricco, questo è l'oro ducale. E invece guardate la forcella quando è arrivata, che Diego me l'ha portata, guardate che cos'è questa forcella. Guardate la doratura e ditemi se assomiglia a questa. Questa è proprio la riproduzione del colore della forcella Öhlins. Questo è il marchio Öhlins. La molla è già esistente all'interno e vi dico che ammortizza benissimo, non si sente il rumore di molle, non ci dobbiamo giocare, lo sappiamo, però guardate che meraviglia. Ecco, ditemi voi qual è meglio tra questa che vedete qui e questa. Non c'è paragone. Ecco, molto più bella. Questo è praticamente, sembra alluminio anodizzato, e probabilmente questo lo è. Quello che pesa molto è il perno centrale, questo che è tutto metallo, e adesso ve lo voglio pesare. Però prima di fare questo, perché altrimenti Michele si perde, vi faccio vedere anche le altre cose che abbiamo ricevuto. La pinza freni Brembo, eccola qui. Cosa sto facendo? Ah sì, è giusto. Ok. Questa. Probabilmente anche da chiudere. Vediamo. Però io non la chiudo, tanto ci vuole così poco poi a farlo. Questa. Poi riceviamo l'elemento di raccordo. E questo è in metallo. E vi devo far vedere questo particolare, perché è veramente fatto bene. Guardate questo pezzo. Nella moto reale è in carbonio e hanno riprodotto riprodotto non va bene, hanno riprodotto le fibre serigrafate in carbonio, guardate, anche dietro. E poi le due viti a brugola, bellissime. Questi sono particolari che fanno la differenza in un modello. Bisogna dire che sono veramente, almeno per adesso, fatti bene. È ovvio che rimane quanto vi ho detto. Io sto facendo diversi modelli che trovate nella playlist e l'ho detto purtroppo spesso, perché mi è capitato spesso,
di rendermi conto e di scrivere anche delle email private direttamente all'azienda lamentando la completa assenza del controllo qualità, però bisogna anche dire la verità dall'altra parte. Quindi è vero che non esiste un controllo qualità, ma è anche vero che io non ho mai avuto alcun problema quando trovavo un pezzo fallato a fare le foto, a mandare tutto nell'indirizzo chiaramente dedicato e ad avere la sostituzione del pezzo gratuitamente senza richiedermi il pezzo fallato indietro. Quindi ecco, su questo niente da dire. Andiamo a pesare questa forcella e guardate quanto pesa solo questo pezzo. 1,12 grammi, che per i nostri amici (1,11) per i nostri amici americani e inglesi, questo è il peso. Ecco qui. Vi rendete conto? 1 etto solo questa forcella. Prendete qualcosa di 1 etto in mano, così vi rendete conto, anche se pesa di più, vi rendete conto del peso. Io trovo che sia bellissima. Alluminio anodizzato, tra l'altro nella forcella, non so se riesco a farvela vedere, nello stelo hanno dato anche un senso circolare, no? Nella doratura, come quando uno che ha la moto lo sa, come quando continuamente ad ammortizzare lo stelo, quindi nell'ammortizzatore, con il paraolio che c'è qui va a segnare la forcella in questa maniera. Devo dire che sono veramente soddisfatto. Certo, non mi devo dimenticare che il modello non è mio, è di Diego, visto che gli altri sono tutti miei. Alla fine sarò contento di rendere chiaramente il modello a Diego in quanto suo, e sarò contento di averlo montato, ma sicuramente sarò dispiaciuto di vederlo andare via. Ma è giusto che sia così. Deve andare a casa del suo legittimo padrone. Allora, adesso andiamo a mettere tutto quello che abbiamo montato fino all'uscita numero 5. Eccola qui. E poi ci salutiamo. Cominciamo già a vedere qualcosa. Brembo. Io non sono bravo a creare delle scenografie, ve ne siete già accorti se mi seguite, però posso dirvi che do del mio meglio, ma non ce la faccio. Allora, ecco qua. Bene ragazzi, ecco qui. Io vi ringrazio del vostro tempo, grazie di seguirmi, grazie di continuare a dare vita al mio canale, vi ringrazio con tutto il cuore. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così avvisati su ogni mio nuovo video pubblicato. E a quelli che non si sono iscritti, ripeto, se avete piacere, non dimenticatevi di farlo. Grazie ragazzi, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao!